Ciao ragazzi, in questo tutorial vediamo come si risolvono le equazioni fratte. Per ora ci limitiamo ai casi più semplici, in cui i denominatori sono polinomi di primo grado. Tratteremo poi il caso generale, con denominatori di secondo grado e oltre, nella playlist Algebra 2. Iniziamo subito a vedere qual è la differenza fra un'equazione intera ed un'equazione fratta. In un'equazione intera, come possiamo notare osservando l'esempio qui a sinistra, l'incognita x compare solo al numeratore delle frazioni in essa presenti, mentre in un'equazione fratta, come possiamo vedere qui nell'esempio a destra, l'incognita compare almeno in un denominatore. Capire se un'equazione è intera oppure fratta è molto importante, poiché vi sono alcune differenze nella procedura risolutiva. Per risolvere un'equazione intera è sufficiente calcolare il minimo comune multiplo fra i denominatori e dopo aver svolto gli opportuni passaggi si portano le incognite a sinistra ed i numeri a destra e si svolgono gli ultimi calcoli in modo da avere un'unica x a sinistra ed un unico numero a destra. Si dividono poi entrambi i membri per il coefficiente della x, si semplifica in modo opportuno e si arriva così al risultato. Esaminiamo ora i piccoli passaggi aggiuntivi che bisogna affrontare quando si risolve un'equazione fratta. Innanzitutto non siamo sicuri che il denominatore sia diverso da 0, poiché in esso compare una variabile x. Ad esempio, se la x valesse più 1, il denominatore varrebbe proprio 0, poiché 1 meno 1 fa 0, e sappiamo benissimo che l'operazione un numero fratto 0 è un'operazione impossibile. La prima operazione da effettuare è dunque porre il denominatore diverso da 0. Questa operazione si chiama calcolo delle condizioni di esistenza dell'equazione fratta. Le lettere CE sono appunto le iniziali di condizioni di esistenza. Bisogna porre dunque ogni denominatore contenente la x nell'equazione diverso da 0 e risolvere tale condizione. Nel nostro caso troviamo x-1 diverso da 0 e risolvendo, cioè portando l'1 a destra e cambiandolo di segno, otteniamo x diverso da 1. Ora cominciamo a risolvere la nostra equazione. Se al termine di tutti i passaggi troveremo x uguale a 1, la soluzione non sarà accettabile, poiché per tale valore il testo della nostra equazione perde di significato. I passaggi da svolgere per risolvere un'equazione fratta sono molto simili a quelli affrontati per risolvere un'equazione intera. Dobbiamo cioè inizialmente calcolare il denominatore comune e siccome è presente un unico denominatore, x-1 è proprio il denominatore comune che cerchiamo. Qui a sinistra non dobbiamo fare nulla, poiché x-1 è già il denominatore presente e quindi è sufficiente copiare la frazione. Mentre qui a destra, siccome 3 equivale a 3 fratto 1, dobbiamo fare x-1 diviso 1 per 3 e quindi otteniamo il prodotto 3 per x-1. Oppure, più semplicemente, al numeratore è sufficiente copiare il 3 e moltiplicarlo per x-1 che è il nuovo denominatore. Siccome abbiamo posto le condizioni di esistenza, siamo sicuri che i denominatori sono diversi da 0 e quindi possiamo semplificarli come se fosse un'equazione intera. Se non avessimo posto invece le condizioni, questo passaggio non sarebbe consentito. Ora possiamo svolgere i calcoli in parentesi, 3 per x uguale a 3x e 3 per meno 1 uguale a meno 3, portare le incognite a sinistra e i numeri a destra cambiando il segno in modo opportuno, svolgere i calcoli finali in modo da avere un unico termine in x a sinistra ed un unico termine noto a destra, e siccome dopo aver effettuato i calcoli il coefficiente della x risulta essere negativo, cambiamo il segno di entrambi i membri dell'equazione, ottenendo 2x uguale a 8. Dividiamo ora entrambi i termini per 2, ottenendo la soluzione finale x uguale a 4. L'equazione non è ancora terminata, poiché alla fine bisogna controllare se il valore trovato è uguale al valore che è stato escluso dalle condizioni di esistenza. Siccome 4 è diverso da 1, la nostra soluzione è accettabile e quindi 4 è la soluzione della nostra equazione. Se fosse risultato x uguale a 1, avremmo scritto soluzione non accettabile ed essendo 1 l'unica soluzione, l'equazione sarebbe stata impossibile.
poiché l'unica soluzione trovata sarebbe stata non accettabile. Se volessimo infine verificare la bontà del risultato trovato, dovremmo sostituire il valore x uguale a 4 nel testo dell'equazione e vedere se dopo aver svolto i calcoli risulta un'identità. Come si può notare qui in basso, dopo aver sostituito il 4 ed aver svolto i calcoli e le opportune semplificazioni, risulta proprio 3 uguale a 3, cioè un'identità. Il 4 è dunque la soluzione della nostra equazione. Rivediamo ora tutti i passaggi della procedura risolutiva. Innanzitutto abbiamo visto che prima di risolvere l'equazione bisogna scrivere le condizioni di esistenza, cioè porre tutti i denominatori contenenti la x diversi da 0. Successivamente dobbiamo risolvere i calcoli e determinare le condizioni di esistenza. A questo punto dobbiamo risolvere l'equazione e per farlo calcoliamo il minimo comune multiplo fra i denominatori, che possono essere eliminati poiché abbiamo posto le condizioni di esistenza. Ora non dobbiamo far altro che svolgere i calcoli in parentesi in modo da eliminare anche queste ultime. Trasportiamo poi le incognite a sinistra ed i numeri puri a destra e svolgiamo i passaggi finali in modo da avere un'unica x a sinistra ed un unico numero a destra. Se poi il coefficiente della x è negativo, dobbiamo cambiare entrambi i segni e dividere per il coefficiente della x. Arriviamo così alla soluzione finale. Il passaggio conclusivo consiste nel confrontare la soluzione finale con le condizioni di esistenza. Se il risultato è diverso dai valori trovati nelle condizioni di esistenza, la soluzione è accettabile. Se invece il risultato trovato è proprio uguale ai valori esclusi nelle condizioni di esistenza, la soluzione non è accettabile e se questa fosse l'unica soluzione trovata, non essendo accettabile, l'equazione sarebbe impossibile. Vediamo ora qualche esempio più complesso. Dobbiamo risolvere un'equazione fratta in cui sono presenti due frazioni algebriche ed un numero puro. Fortunatamente le due frazioni algebriche hanno lo stesso denominatore e quindi la condizione di esistenza denominatore diverso da 0 va scritta una sola volta. Scriviamo x-1 diverso da 0 e risolviamo trovando x diverso da 1. Per risolvere l'equazione calcoliamo subito il minimo comune multiplo fra i denominatori, che risulta essere x-1. La frazione algebrica di sinistra va copiata, poiché il suo denominatore è già x-1, mentre a destra la prima frazione algebrica va copiata per lo stesso motivo, mentre, come abbiamo visto nell'esercizio precedente, il più 2 va copiato e va moltiplicato per il minimo comune multiplo, cioè per x-1. Siccome abbiamo posto le condizioni di esistenza, possiamo ora procedere semplificando i denominatori. E una volta fatto questo, possiamo risolvere i calcoli in modo da eliminare le parentesi, portare le incognite a sinistra e tutti i numeri a destra cambiando i segni in modo opportuno, svolgere gli ultimi calcoli in modo da avere un unico termine in x a sinistra ed un unico numero a destra del simbolo di uguaglianza, e svolgere gli ultimi passaggi in modo da arrivare alla soluzione x uguale a 11 quarti. Siccome il valore trovato x uguale a 11 quarti è diverso da x uguale a 1, valore escluso dalle condizioni di esistenza, la soluzione è accettabile. Vediamo ora un secondo esempio in cui i denominatori sono diversi fra loro. Come in precedenza, iniziamo a scrivere le condizioni di esistenza, che in questo caso sono due, poiché ci sono due denominatori diversi fra loro. Dopo averle scritte e risolte, troviamo che x deve essere diverso da meno un mezzo e anche da più 3 quarti. Iniziamo ora a risolvere l'equazione calcolando il denominatore comune, che è dato proprio dal prodotto fra 2x più 1 e 4x meno 3. Dobbiamo ora calcolare i due numeratori e per farlo dobbiamo dividere il minimo comune denominatore per il denominatore della frazione e moltiplicare il risultato ottenuto per il numeratore della frazione. Per farlo vi consiglio questo metodo veloce. Si scrive il numeratore tra parentesi e lo si moltiplica per quello che resta quando dal minimo comune multiplo si cancella il denominatore della frazione, cioè nel nostro caso 4x meno 3.
Facciamo ora la stessa cosa qui a destra. Copiamo il numeratore mettendolo fra parentesi e lo moltiplichiamo per quello che resta quando dal minimo comune multiplo togliamo il nostro denominatore, cioè per 2x più 1. Semplifichiamo ora i due denominatori e possiamo farlo poiché abbiamo posto le condizioni di esistenza. Svolgiamo i calcoli in modo da eliminare le parentesi. In pratica dobbiamo svolgere tutti i prodotti incrociati 3x per 4x, 3x per meno 3, meno 4 per 4x e meno 4 per meno 3 e fare la stessa cosa qui a destra. Semplifichiamo opportunamente, portiamo le x a sinistra ed i numeri puri a destra e svolgiamo gli ultimi passaggi in modo da arrivare al risultato x uguale a 17 ventunesimi. Siccome 17 ventunesimi è diverso sia da meno un mezzo che da più tre quarti, la soluzione trovata è accettabile e l'esercizio è terminato. Con questo abbiamo concluso. Io vi ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto, a commentare e naturalmente a farmi domande se qualcosa non è chiaro e, se non l'avete già fatto, a considerare l'opportunità di iscrivervi al canale in modo da rimanere sempre aggiornati sulle mie nuove pubblicazioni. Nel prossimo video tutorial di questa playlist vedremo qualche altro esercizio più complesso sulle equazioni fratte. Vi aspetto! Ciao!